Ok raga, oggi da 0 NMR vediamo come da 0 iniziare a leggere degli spettri NMR, quindi faremo necessariamente delle semplificazioni, ma dopo questo video riuscirete a capire come è fatto uno spettro NMR e come leggerlo. L'NMR, risonanza magnetica nucleare, ci dice come è fatta una molecola e quindi ci dà alcune informazioni che vengono riportate in funzione di questi picchi che vediamo sull'asse delle X, che sono inclini a queste tre regole, la regola del chemical shift, dell'integration e dello splitting. Vediamo di che cosa si tratta. Chemical shift, ovvero dove cade il picco sull'asse delle X. Se il picco di risonanza prodotto dai protoni, quindi in questo caso dai idrogeni presenti all'interno di una molecola, cade più sulla sinistra dello spettro, significa che questo picco è stato generato da dei protoni che sono vicini ad atomi elettronegativi. Se invece cade più sulla destra dello spettro, questi protoni saranno più lontani da elementi elettronegativi presenti all'interno della molecola. L'integration invece ci dice quanti sono i protoni chimicamente equivalenti portati da quel carbonio. Pensiamo per esempio a un metile. Un metile porta 3 protoni chimicamente equivalenti e quindi questo risulterà in un'area sotto la curva perché ognuno di quei metili semplicemente cadrà nello stesso punto sull'asse delle X e di conseguenza il picco di risonanza sarà 1, ma sarà più alto, dovuto quindi all'integration di 3 diversi protoni. E poi c'è la regola dello splitting. Come vediamo, le molteplicità di ogni segnale di risonanza nello spettro sono diverse, ci sono dei quadrupletti, ci sono dei doppietti, dei multipletti, e questo è dato dall'N più 1, quindi la risonanza si divide, il picco non è più un singoletto 1, ma diventa magari un doppietto o un tripletto in funzione della regola dell'N più 1. Questo ci dà informazioni quindi dell'intorno chimico di quel protone, ma lo vediamo subito con esempi pratici. Questo è il bromoetano. Il bromoetano, come sappiamo, ha un CH3 e un CH2 qui. Quindi noi stiamo studiando i protoni, in questo caso, di conseguenza vedremo che avremo due picchi su questo spettro, un picco prodotto da questo metile e un picco prodotto da questo CH2. Andiamo a vedere come potrebbero essere. Facciamo l'asse delle X, la grandezza è ppm, lo 0 è sempre a destra. Partiamo dalla sinistra della molecola, CH3. Questi protoni sono chimicamente equivalenti. Se questo è un CH3, qui c'è il carbonio, che io sia il protone, lui o lui, vedrò la stessa parte della molecola, quindi sono chimicamente equivalente agli altri due e di conseguenza vedo anche la stessa altra porzione della molecola, che è questo CH2. Di conseguenza cadrò sulla stesso punto sull'asse delle X. Quindi l'integration quale sarà? L'integration sarà 3, perché i protoni sono 3 chimicamente equivalenti portati sullo stesso carbonio. E quale sarà lo splitting? Lo splitting abbiamo detto che non dipende da lui in sé, ma dipende da chi è di fianco. Quindi di fianco vediamo un CH2, la regola è dell'N più 1, quindi CH2, 2 più 1, 3. Questa risonanza sarà splittata in 3. Inoltre possiamo andare a vedere dove si posizionerà il picco sull'asse delle X. Essendo il bromo l'atomo più eletronegativo presente in questa molecola, vediamo come la risonanza di questo metile sarà più a destra perché è la risonanza più lontana rispetto al bromo. Di conseguenza, se dovessimo segnarla, potremo fare un tripletto che integra per 3 sulla parte destra del nostro spettro. Andiamo ora invece a studiare il CH2 di fianco. Abbiamo detto che qui vede un metile, quindi lui vede 3 protoni, quindi per lo splitting sarà un quadrupletto per la regola dell'N più 1, 3 più 1, 4, dovremo fare un quadrupletto che integra per 2, perché su questo carbonio i protoni chimicamente equivalenti sono 2, questo e questo. E dove sarà posizionato rispetto al suo metile che è di fianco? Sarà alla sua sinistra, perché lui è il più vicino all'atomo eletronegativo, che in questo caso è il bromo. Quindi se dovessimo segnarlo potremmo fare un quadrupletto che integra per 2, quindi 2/3 rispetto all'integration all'area sotto la curva del metile di fianco, e posizionato alla sua sinistra. Andiamo a controllare se abbiamo fatto bene. Questo è lo spettro predetto e come vediamo effettivamente abbiamo ragionato nel modo giusto. Ora vediamo un'altra molecola, una molecola leggermente più complessa
che è ibuprofene. Ci sono dei pattern caratteristici che valgono sempre nell'NMR, come per esempio quello dell'anello aromatico, che si riconosce subito nella sua molteplicità intorno ai 7 ppm. Ci sono delle tabelle che vi dicono che cosa generalmente è cosa all'interno degli spettri NMR, potete cercare su Google e prendere riferimento da lì. Quindi noi andiamo avanti così, sappiamo che questo anello aromatico ha sempre queste caratteristiche, porta 4 protoni, infatti integration 2 più 2 è di 4, con questo doppio doppietto, più o meno intorno ai 7, e va bene così. Quindi d'ora in poi andiamo avanti e studiamo, quindi zoomando l'altra parte della molecola, qui sulla destra. Quindi adesso facciamo uno zoom. Facciamo uno zoom e vediamo come i restanti protoni di ibuprofene risultino in diversi picchi dalla diversa molteplicità. In particolar modo abbiamo un quadrupletto, più sulla sinistra abbiamo un doppietto, abbiamo un multipletto e altri 2 doppietti. Vi faccio notare come, sebbene questi siano entrambi doppietti, l'integration, in particolar modo proprio l'integrale che vediamo qui, sia diverso tra di loro. Ciò significa che questi 2 doppietti saranno prodotti dalla risonanza di metili che saranno diversi in termini numerici, ok? Nel senso, saranno diversi in termini di equivalenza. In particolar modo questo vediamo che integra per 6, si può arrotondare, e questo integra per 3, ok? Ma adesso lo vediamo. Andiamo a studiare ibuprofene partendo dalla sua sinistra. Come vediamo qui abbiamo 2 metili, come visto prima il metile porta 3 protoni che sono chimicamente equivalenti, ma in questo caso i metili sono 2. Questi 2 metili sono anch'essi chimicamente equivalenti perché vedono entrambi la stessa identica porzione della molecola, che in questo caso è questo CH. Di conseguenza la risonanza prodotta dai protoni portati da entrambi i metrili sarà la stessa e di conseguenza cadrà nello stesso punto sull'asse delle X, avrà lo stesso chemical shift e risulterà quindi in una sola risonanza, semplicemente con un integration molto grande, in questo caso un integration di 6. E come splitterà questa risonanza? Splitterà per la regola sempre dell'N+1, quindi questi 2 metili che abbiamo detto risuonano nello stesso modo. Che cosa vedono? Vedono semplicemente un protone al loro fianco, quindi regola dell'N+1, 1 più 1, la risonanza sarà divisa in 2, quindi sarà un doppietto. E quale sarà sull'asse delle X? Sarà un doppietto, mi aspetto verso destra, perché la porzione più elettronegativa è quella dell'acido all'interno di ibuprofene, e vediamo come questa sia la risonanza più lontana. Di conseguenza possiamo vedere che sia questa risonanza qui, integra per 6, splitta in 2 ed è quella più a destra. Andiamo avanti con ibuprofene, andiamo a studiare il carbonio di fianco, che è un CH che però vede ben 6 protoni su questi 2 metili e altri 2, quindi la sua molteplicità sarà grande perché avrà 3, 6, 7, 8, 8 più 1 diventa 9, che semplicemente diventa un generico multipletto, ok? Un multipletto quale sarà la sua integration? La sua integration sarà 1, perché questa risonanza porta un solo protone, quindi integration di 1. Qual è l'unico multipletto che integra per 1 che abbiamo nella nostra molecola? Eccolo qui, integra per 1 e ha molteplicità multipla. Rapidamente andiamo a studiare il CH2 di fianco, andiamo a studiare come sarà la sua molteplicità. Qui vede un solo protone, quindi sarà un doppietto che integrerà per 2, perché sono 2 i protoni chimicamente equivalenti su quel carbonio, quindi un doppietto che integra per 2, eccolo qui. Analogamente andiamo nella porzione oltre l'anello aromatico, andiamo a vedere questo metile quindi ci aspettiamo che abbia un integration di 3 e che sia splittato in 2. Per quale motivo? Perché qui di fianco trova un solo metile, quindi 1 più 1, regola dell'N+1, fa 2. Di conseguenza un doppietto che avrà integration 3, perché questi sono 3 protoni chimicamente equivalenti, e inoltre sarà già abbastanza vicino alla porzione più elettronegativa. Qual è un integration di 3 nel nostro spettro, che è un doppietto? Eccolo qui. Andiamo a vedere l'ultimo protone su ibuprofene, che è quello in questa posizione, è un CH, quindi un solo protone, avrà un integration di 1 e avrà una molteplicità che sarà dovuta ai protoni che vede nel suo intorno, che in questo caso saranno quelli di questo metile, questi 3, quindi regola dell'N+1, 3 più 1 fa 4, sarà un quadrupletto che integra per 1 e in più è anche vicino alla porzione elettronegativa, quindi sarà
più sulla sinistra dello spettro. Eccolo qui. Quindi con questo video abbiamo visto tutte le regole essenziali per iniziare a muovere i primi passi per lo studio degli NMR, dei protoni. Avete tutto quello che vi serve per spettri anche più complicati di questo. Ciao!